Delle strutture cosiddette forti a stella viene data una definizione abbastanza evanescente, e cioè questa. Con forte a stella si intende una fortificazione a forma di stella utilizzata per la difesa di una città oppure di una torre. In Italia si possono vedere a Peschiera del Garda, Palmanova, Forte Marghera, Forte Longone, eccetera. Il contrario di un forte a stella è una fortificazione a base poligonale. Poi più nulla da parte degli esperti. Ci possono essere due spiegazioni per questo approccio superficiale. La prima è che gli esperti non hanno alcuna esperienza, la seconda è che sono vincolati a tutta una serie di segreti per mantenere il pubblico nell'ignoranza. Purtroppo nessuno fa più il minimo sforzo per ragionare diversamente da come ci dicono, e questo è preoccupante. Si tratta di uno scadimento mentale generale, così come si è scaduti da città ordinate e pulite a periferie degradate, da strutture curative a centri di somministrazione di sieri. Ed è un vero peccato non conoscere quali meravigliose civiltà dovevano esserci prima. Ma evidentemente si vuole nascondere a tutti i costi che prima c'era qualcuno capace di grandi cose, come per esempio costruire tali strutture in tutto il mondo. Infatti ce ne sono centinaia in Europa e Italia, ma anche in Russia, America, Oceania e nell'Oceano Pacifico. Anzi, potremmo dire che tutte le città avevano questa particolare forma, la qual cosa richiedeva capacità intellettive fuori dal comune e padronanza di mezzi altrettanto insoliti. E questo fatto smentisce completamente le teorie italiane o francesi degli storici ufficiali che attribuiscono la costruzione di queste fortezze al XV secolo in Europa. Proviamo a dire qualcosa di più sull'argomento. Per cominciare, l'affermazione che siano strutture difensive è smentita dalla complessità dell'impianto. Credo che questa immagine da sola possa mettere in dubbio l'ipotesi che le strutture a forma di stella servissero a scopo difensivo. C'è un fiume che attraversa la costruzione e le mura sono solo sulla terraferma, quindi non potevano proteggere da un eventuale attacco dall'acqua. E inoltre, quando doveva essere mostruoso il nemico oltre il muro, visto che avevano la necessità di proteggersi in quel modo. Quindi non ci possiamo fidare degli storici. Credono a ciò che vogliono, distruggono i fatti e distorcono le conclusioni in modo che corrispondano ai loro punti di vista. Gli storici riducono tutte le attività umane del passato a tre tipologie di costruzione: edifici ecclesiastici, edifici militari, tombe, e non prestano attenzione ad alcune cose sconcertanti, per esempio la quantità di lavoro svolto durante la costruzione di una sola fortezza, con canali adiacenti. Per non parlare del fatto che esistono centinaia, se non migliaia, di tali fortezze in tutto il mondo, come già detto, e non viene nemmeno accennato al perché sarebbero state costruite dappertutto, secondo un unico piano architettonico e su scala così grandiosa. Né prestano attenzione alla perfezione delle forme, forme tridimensionali che sembrano cristalli e che suggeriscono le solide basi matematiche e intellettuali dei progettisti. E non si può negare che i costruttori avessero la possibilità di una visione dall'alto. Solo dall'alto, infatti, si poteva avere una precisa proiezione delle punte e del disegno complessivo.
Allora lo scopo di tutte quelle punte rientranze doveva essere un altro e c'era un collegamento evidente con l'acqua. Probabilmente si trattava di strutture energetiche, le cui punte erano risonatori. Le immagini suggeriscono che sono creazioni di una civiltà in grado di gestire lo spazio e l'etere, da cui riusciva a ricavare l'elettricità e forse anche ad attivare la memoria dell'acqua. In un precedente video avevo suggerito che potessero essere bastioni antimarea costruiti da una civiltà vissuta fra un diluvio e l'altro, con memorie precise di quanto era accaduto, e infatti molte di queste strutture sono poi scomparse inghiottite dal fango, ma seppure potevano assolvere in parte a tale funzione, l'elevata complessità delle costruzioni potrebbe escludere queste ipotesi. È un passato di misteri. Questa immagine, per esempio, dovrebbe farci pensare che qualcuno ha costruito una stella rialzata 10 metri sul livello del suolo prima che la città fosse costruita, prevedendo già il numero di abitanti, il numero delle chiese, eccetera. Quindi c'era un'impresa di costruzione che progettava le città nel mondo. Nel frattempo gli abitanti destinatari dove si trovavano? O dovevano essere ancora importati. E se costruivano prima le mura, che erano logicamente rialzate, e un piazzale rialzato anch'esso, come facevano in seguito a introdurre i materiali e le attrezzature, il legname per le impalcature, le gru per lavorare ai campanili, e tutto in poco spazio, fra case sistemate ai lati di stradine strette, attraverso cui i carri non sarebbero riusciti a trasportare pietre e mattoni. Alcune fortezze le vediamo vuote. Era così che si presentavano le costruzioni originali quando la città non era stata ancora costruita. In questo caso vorrebbe dire che la città è stata insediata in seguito e siccome non potevano certo prevedere di quando la città sarebbe cresciuta, se ne può dedurre che si tratta solo di riconversioni, come è avvenuto per altre costruzioni del passato, per esempio antichi edifici costruiti per scopi ignoti e poi utilizzati come campidogli. In alcune immagini sembra quasi che le cattedrali siano state trasportate come pezzi prefabbricati, ma forse tutto il complesso veniva sistemato in una sola volta in base alla funzione o al numero di abitanti da insediare. Non so naturalmente come ciò potrebbe essere possibile, ma il dubbio resta. Resta il dubbio che siamo solo formiche delle colture introdotte insieme all'acquario, in questo caso il villaggio. E questo è un territorio completamente inesplorato. Ma come sono state davvero costruite queste cosiddette fortezze? Ci possono essere più risposte. La prima è che i costruttori potessero avere macchine enormi per muovere milioni di metri cubi di terra o altri strumenti sofisticati per provocare l'innalzamento del suolo a formare le strutture desiderate e il numero di punte richiesto. Macchinari capaci di formare disegni sul terreno come quelli fatti dai bambini con le formine, oppure stampanti tridimensionali altrettanto gigantesche. O come accade con i fiocchi di neve, in cui le molecole cambiano il loro stato passando dalla fase liquida a quella solida e assumendo forme caratteristiche, così erano riusciti a creare onde capaci di innescare un cambiamento nel terreno, con un processo di aggregazione controllata che si sviluppava attorno a un nucleo, con forme stabilite. O forse possedevano un sistema di controllo delle onde elettromagnetiche del sottosuolo, capace di provocare terremoti finalizzati non alla distruzione ma alla creazione. Insomma, prima usavano il sapere tecnologico per attivare delle funzioni energetiche utili, ora hanno ricreato in parte le stesse tecniche, ma solo forse per provocare i terremoti.
Ad ogni modo si tratta di strutture non meno importanti delle piramidi, anche se estese in lunghezza. Una struttura, per esempio, con 2 o 3 ordini di mura è lunga fino a 25 km e in termini del volume di lavoro è di milioni di metri cubi, che corrispondono a milioni di blocchi della piramide di Cheope. Quindi 25 km di mura equivalgono a una piramide e se ci sono migliaia di chilometri di mura, esse equivalgono a centinaia di piramidi di Cheope. Riporto di seguito le immagini di alcune delle strutture più vicine a noi, italiane, francesi, tedesche, belghe, austriache, olandesi, eccetera. Seur de Bellegarde. La parte più piccola si trova sull'altra riva del fiume. L'acqua penetra nei canali e circonda la struttura. Un ponte sembra collegare le due parti, ma il ponte di legno su palafitte sembra essere posteriore, forse costruito in previsione della trasformazione della struttura in luogo abitativo. Se ci fosse stata l'intenzione di fare un ponte, coloro che hanno costruito la struttura avrebbero saputo fare molto di meglio che un ponte di legno. Fort Lewis. Stessa situazione, è difficile stabilire lo scopo della seconda struttura oltre il fiume, ma le due parti sono sicuramente interconnesse ed era previsto che il fiume dovesse passarci attraverso. Augsburg, Augusta Vindelicorum. Quale poteva essere lo scopo delle punte isolate nel canale? Una visione dall'alto era indispensabile, ma come la ottenevano? Casal de Vas, la perfezione assoluta. Plan de Château Trompette, sul fiume Garonne, uno schema complicato con porte, bastioni e passaggi tramite pontili. Nancy, struttura divisa in due parti. Una è diventata in seguito la città nuova, ma non certo prevista come tale. Sembra una pianificazione moderna con strade tratteggiate. All'esterno campi sgombri da case, con la grande prateria. Altro mistero, sono indicate delle coordinate, 48 gradi di latitudine e 27 di longitudine, ma rispetto a cosa, se forse il mondo non era stato ancora esplorato. Civitavecchia, sul mar Mediterraneo. L'ingresso nel porto deve essere stato costruito in seguito. La struttura mostra una serie di punte complicate. Groninger, 17 punte. Abbiamo cattedrali con misurazioni precise riportate sulla carta. Mons e Naindut, una serie davvero infinita di punte fino ai bordi estremi, prolungati nel circondario, impossibile alla realizzazione senza una visione dall'alto. Bruxelles, idem. Vienna, sul Danubio, una visione semiprospettica, spicca il Duomo. Havre de Grace, sulla Senna, stella a 4 punte sulla destra in basso e struttura centrale oltre il canale. Leggia, Leodium, Liege. Ogni cattedrale è ben visibile, sembra una fotografia. Ai lati vengono riportati nei minimi particolari i monumenti più importanti, come il Palazzo Reale, in cui è possibile scorgere tutte le finestre. A destra in alto una colonna, ma a sinistra uno spazio vuoto. Cosa poteva esserci? C'è una leggenda dei posti, con centinaia di nomi. Un ponte con case, come a Firenze e altrove. Una famiglia di contadini e un sistema di pompaggio artigianale. Philipsburg, stessa tipologia, interessante l'iscrizione a París, a casa la strada di ferro. Uningur. Sul Reno, un ponte collega le due parti, geometria perfetta su entrambi i lati. Pavie, capitale dei Pavesans. Incredibilmente dettagliata, ponte coperto come a Bassano
o i ponti di Madison County, per citare il film. McLean, Malines, una torre altissima o campanile al centro, più di 100 metri, a giudicare in rapporto alle case, anche qui 17 punte. Padova, la Basilica sulla destra, Cremona, il Po, ancora una volta la domanda: qual era la necessità di una parte distaccata? Milano, struttura nella struttura, col Duomo al centro. Argentina, Strasburgo. Bellissima immagine, strabiliante l'altezza del campanile, visione semiprospettica, bastioni segmentati e una serie di torri minori, ma non meno imponenti. Parma, il Battistero. Torino, il Po e la Dora, sulla collina Superga. Palmanova, una delle strutture più rifinite, ben conservata, con una torre centrale. In conclusione, credo che gli artefici non abbiano costruito tali strutture in tutto il mondo solo per amore della bellezza. Inoltre, non avrebbe avuto senso costruire qualcosa che poteva essere ammirata solo dal cielo, come le linee di Nazca. Ne consegue che tali forme volumetriche erano alla portata di chi sapeva anche volare, e le tecnologie di costruzione consentivano di spalare masse di terreno per creare progetti mastodontici, senza dimenticare la formazione ingegneristica di specialisti, le fabbriche per la produzione di materiali da costruzione e la logistica. Si può aggiungere un'altra osservazione. Nelle città con centri storici costruiti in epoche precedenti ci si sente a proprio agio, ed è per questo che a molte persone piacciono le antiche città europee. Gli edifici creano un'atmosfera incomparabile e avvolgente, mentre le città moderne sembrano, per così dire, non avere un'anima. E questo suggerisce che le fortezze stellari furono costruite da una precedente civiltà vissuta sulla Terra centinaia o migliaia di anni fa, che sapeva volare e comprendeva questioni sottili come il Feng Shui. È così che le antiche civiltà preparavano il territorio per una vita favorevole su di esso. E la civiltà umana posteriore ha semplicemente utilizzato gli edifici lasciati dagli antichi, proprio come palazzi con soffitti di 10 metri, porte d'ingresso fino a 8 metri e volte di cemento. Gradualmente ma inesorabilmente sta emergendo un'antica civiltà.